Ma cos'è effettivamente Home Center 2? Ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati su Mr. Apple. Prima di cominciare il nuovo argomento vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Cominciamo con oggi una serie di video di approfondimento di alcuni prodotti Fibaro, nella fattispecie dei prodotti Z-Wave. Cominciamo con Home Center 2, di cui vi abbiamo già mostrato l'unboxing e la prima configurazione. Se non avete visto il video vi lascio qui in alto il link per andarvelo a guardare. Oggi invece andiamo a vedere velocemente le varie sezioni dell'Home Center 2. E vediamo quindi quello che è l'interfaccia iniziale di Home Center 2 nella sua prima configurazione. La sezione in alto ci darà delle informazioni man mano che andremo a implementare tutti i prodotti Z-Wave, eventuali restart, configurazioni e quant'altro. Subito a destra invece troviamo ciò che sono le previsioni meteo per la localizzazione dove ci troviamo, che viene agganciata tramite questo plugin nativo. Un plugin nativo che potrà essere poi cambiato con altri, anche integrando NetAtmo, ma vedremo questo qua in successivi video. La sezione invece a destra troviamo ovviamente dei bottoni rapidi, che non sono altro comunque quelli che sono anche qui in alto ma in maniera più piccola, con 3 pulsanti aggiuntivi: lo scroll up quando ci troveremo in basso alla nostra schermata, il salvataggio delle informazioni quando andremo a inserire delle nuove scene, delle nuove camere piuttosto che dei nuovi virtual device, e l'ultimo pulsante è quello di uscita dal nostro account. La prima sezione, come potete vedere, è la tua casa. Qui troveremo tutte le nostre informazioni, tutte le nostre configurazioni. Possono essere scene, possono essere plugin, possono essere stanze, tutto quanto qui. Man mano che andremo ad aumentare le informazioni, aumenteranno anche qui nella loro schermata iniziale. La seconda sezione invece riguarda le camere, che ovviamente in questo momento sono totalmente vuote e quindi dovranno essere aggiunte. Vedremo anche questo in un successivo video, come aggiungere le camere. La terza sezione riguarda i dispositivi. Qui è indicato come iconcina come una lampadina, ma non è ovviamente soltanto le light, bensì tutti i dispositivi, quindi lampadine piuttosto che prese elettriche, piuttosto che videosorveglianza, allarmi e quant'altro. Tutti i dispositivi che noi andremo a integrare all'interno di Home Center 2 verranno visti qui, divisi ovviamente poi per stanze. Le scene sono degli automatismi, ci sono 3 sistemi per poter creare le scene: tramite blocchi, tramite invece condizioni if e then, o anche tramite codice Lua. Codice Lua che ovviamente permette di fare molte più cose rispetto agli altri 2 metodi. La quarta sezione invece riguarda il consumo energetico, sia per quello che riguarda l'elettricità che in basso, come potete vedere, per quello che riguarda le temperature, quindi il consumo stimato per i riscaldamenti, che comunque dovranno essere man mano integrati con i vari dispositivi compatibili. Vedremo poi successivamente come fare anche questa sezione, tutti i dati che verranno poi dopo estratti. La sezione dei plugin, come dice il stesso termine, permette di andare ad agganciare dispositivi che hanno dei plugin nativi. Purtroppo spesso e volentieri, come ad esempio U piuttosto che NetAtmo, sono vecchi, desueti, non aggiornati, e quindi non sono propriamente adatti a fare quello che ci si aspetta. Hanno un modello di lavoro molto basica e quindi spesso si utilizzano dei virtual device, quindi creati appositamente, ma vedremo comunque questo in successivi video. La sezione gruppi è sicuramente una sezione molto importante, come potete vedere, in quanto ha i cosiddetti pannelli, ovvero degli agglomerati per funzioni dove potremo inviare degli SMS a pagamento, la gestione dell'allarme, del riscaldamento piuttosto che delle variabili, pannello di variabili molto importanti, pannello di notifiche e quanto altro.
Questa sessione sarà ovviamente approfondita in un video successivo. La sezione configurazione invece riguarda la configurazione del nostro home center nella sua totalità, quindi infatti potete vedere c'è la sezione generale in cui avremo ovviamente le informazioni generali del sistema, piuttosto che access control, ovvero la configurazione dei vari utenti, il backup che può essere effettuato sia in locale che tramite cloud, diagnosi, sistema di notifiche e quant'altro. Quindi comunque qui andremo a gestire l'home center per quello che riguarda la sua configurazione. Anche di questa sessione faremo un video più dettagliato. Siamo quindi giunti al termine di questa overview, quindi torniamo alle considerazioni finali per parlarne insieme di quello che può fare questo home center 2. Ed eccoci qui, tornati alle considerazioni finali. Abbiamo quindi visto tutta la parte generale, questo overview di quello che è la console di gestione del nostro home center 2. Quindi nella prima sezione vedremo una visione completa di quelli che sono i dispositivi connessi alla nostra casa, ma anche le varie scene. Dopodiché si va man mano si va nel dettaglio delle singole sezioni, quindi cominceremo con la creazione ad esempio delle stanze, e da lì potremo andare anche a configurarle, a gestire i vari dispositivi, e vedremo all'interno di ogni singola stanza i dispositivi presenti. Poi ovviamente le due sezioni diciamo più utilizzate, più importanti, lo scopriremo poi nel futuro, che sono esattamente la sezione devices e science. Perché device? Ovviamente all'interno di devices troveremo tutto ciò che noi siamo andati ad inserire: motion sensor, door sensor, telecamere, allarmi, qualsiasi cosa. Quindi tutti i dispositivi che siano Z-Wave veri o dispositivi virtuali verranno visti in questa sezione. Quella successiva delle scene, che sono, se avete già avuto modo di giocherellare con l'applicazione casa, sono le automazioni di Apple. Sono praticamente tutte quelle automazioni che noi andremo a gestire e a creare per far svolgere determinate azioni al nostro home center. Ovviamente queste possono spaziare in qualsiasi campo, tutto dipende dai dispositivi che abbiamo, da quello che vogliamo fargli fare e soprattutto sul modo come andrà fatto. Ad esempio, uno dei problemi più grossi di HomeKit, per esempio, è che per disattivare una scena precedentemente attivata abbiamo bisogno di un'ulteriore scena per togliere quello che è stato attivato precedentemente. In Home Center 2, se utilizzassimo diciamo lo schema blocchi, il ragionamento resterebbe lo stesso, quindi una scena attiva, una scena disattiva, ma nel caso dell'Home Center 2 per fortuna possiamo andare a programmare manualmente determinate condizioni, quindi con gestione di cicli, con gestione di if, ci basterà avere un'unica scena per andare a disattivare e disattivare. Poi ovviamente ci sono alcune sezioni, come ad esempio quella dei consumi, dove avremo tutto un report di quello che è il consumo energetico della nostra casa se abbiamo dispositivi compatibili. Abbiamo la sezione dei plugin che, come scoprirete successivamente, non amo particolarmente perché comunque ti limita in quello che può essere fatto. E poi arriviamo invece nelle due sezioni forse più importanti per quello che riguarda la gestione totale del nostro home center. Una è la sezione configurazione, quindi dove potremo andare a fargli fare i backup, dove andremo a creare gli utenti, dove potremo controllare come va la nostra rete e quant'altro. E poi c'è la sezione dei pannelli, ovvero delle sottosezioni per argomento, quindi riscaldamento, quindi irrigazione e vari modi, ma soprattutto c'è un pannello molto importante, o meglio due. Uno, l'event panel, che ci darà informazioni su quello che succede all'interno della nostra casa, tutti i sensori che si sono allarmati, le temperature e quanto altro, ma soprattutto c'è la sezione del pannello delle variabili. Questo è molto importante perché tramite la gestione di queste variabili potremo andare a far fare tantissime cose al nostro home center. In prima cosa la gestione di attivazione e disattivazione delle scene stesse tramite una semplice variabile dichiarata a 0 a 1 piuttosto che a true false, ma questo potremo sceglierlo noi. Quindi veramente tante cose. Nel video avete visto semplicemente una veloce panoramica, successivamente vedremo altre due sezioni che ho appena enunciato nel dettaglio, che sono appunto configurazione e pannelli, e poi finalmente cominceremo con la gestione vera del nostro home center. Quindi
A questo punto non mi resta che salutarvi, vi ricordo di mettere mi piace al video e di condividerlo se vi è piaciuto. Ovviamente se avete qualche domanda o qualche problema scrivetecelo nei commenti. Ciao e alla prossima!